Ma buongiorno, dove sono? Sono fuori scena e adesso entro perché vedi il potere di avere dei microfoni. Ma buongiorno e bentornati su questo canale, welcome back, la facciamo in inglese. Ho interrotto questo flusso di silenzio che pervade il mio canale ormai da troppo tempo, sono molto dispiaciuto ma tornerò a fare con costanza dei video. L'ho interrotto perché? Per parlarti di lei, quella che ho provato per gli ultimi mesi, diciamo 1 migliaio di chilometri, Selknam Cycle Schalpen, detta Schalpen, scritto Xalpen con la X. Non far arrabbiare Marco, parleremo anche di lui in questo video. Cosa vedremo? Beh, una recensione di questo mezzo. Quindi, che cos'è Selknam Cycle in generale, che cos'è Schalpen e perché è così particolare, le sue caratteristiche nel dettaglio, anche se molto meglio di quanto le possa raccontare io c'è un sito dedicato che si chiama selknamcycle.com. Poi vedremo per cosa è stata pensata, ideata, ragionata, concepita. Poi vedremo la mia personalissima opinione, quindi pro, contro e un giudizio poi finale che possiamo dare a questo mezzo dopo appunto 1000 chilometri di test, e poi la vediamo nei vari allestimenti che sono stati pensati per essere distribuita, perché la novità non è soltanto che esiste, è qua presente tra di noi, questo è un esemplare test, ma ci sono dei telai che possono già essere venduti, quindi pronti tutti quanti a cliccare sul sito per andare a vedere, dove si può anche vedere e toccare con mano. Poi ti dico anche novità, quindi si può anche fisicamente provare questa bicicletta in un luogo a me caro e caro anche a Marco a questo punto. Vediamo però dall'inizio che cos'è Selknam Cycle. Come tutte le cose migliori, Selknam Cycle viene concepita durante un viaggio che Marco fa qualche anno fa in Sud America, più precisamente in Cile e Argentina, più precisamente in Patagonia meridionale, dove viene a contatto con la cultura o quello che si tramanda della cultura Selknam, che è una popolazione tipica della Patagonia meridionale, radicati all'interno del territorio, molto religiosi, molto mistici, molto energetici. Accendevano falò che si vedevano anche dall'oceano, quindi sono i primi fuochi che sono stati visti dall'oceano che fecero poi chiamare queste terre Tierra del Fuego, erano i fuochi accesi dalle popolazioni Selknam. Marco ci si è buttato a capofitto e si è innamorato di questa cultura politeistica che appunto ha alcune divinità, tra cui anche Schalpen, scritto Xalpen ma Schalpen, e quindi lui ha dato il nome alla sua bicicletta omaggiando questa cultura. Ma perché se n'è innamorato? Perché lì è dove lui ha vissuto il suo primo e unico grande vero viaggio e ha detto: io qui voglio farmi la mia bicicletta e questa bicicletta ti deve condurre a scoprire il mondo, possibilmente anche qui in queste terre. Quindi, per chiudere il cerchio, è un tributo al luogo dove lui ha avuto l'ispirazione e dove lui spera di poter condurre altre persone, non solo lì ovviamente, in giro per tutto il mondo, a partire da dietro casa, a scoprirlo, questo mondo in sella a un mezzo poderoso. E quindi che cosa è stato pensato? È stato pensato un mezzo da viaggio. Le parole chiave per comprendere questa bicicletta sono comodità, versatilità e, se vogliamo, anche silenzio, che è un po' come l'ho voluta riassumere io in 3 parole. È stata pensata per fare lunghi viaggi, è stata pensata per fare delle strade asfaltate, delle ciclabili, ma anche del gravel compatto e con una scelta di ruote adeguata, anche del gravel scassato, quindi volendo si avvicina anche molto a una mountain bike, quasi come Salsa Fargo, anzi a volte in alcuni aspetti anche più di Salsa Fargo. Perché qual è la caratteristica principale di questo mezzo? Oltre a essere, stiamo parlando di una bicicletta in titanio, per essere precisi una lega di titanio con anche una punta di alluminio e una punta di vanadio, per avere delle caratteristiche migliori, le trovi spiegate sul sito perché io non me ne intendo così in là. Ti posso dire che il titanio è stato scelto per assorbire le vibrazioni del terreno e anche per essere molto più leggera rispetto a un acciaio, un alluminio, per le sue caratteristiche di resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici e anche alle vibrazioni. Poi Marco ci spiegherà anche quali test sono stati effettuati su questi telai per essere messi sotto sforzo, test che sono stati ampiamente superati. Qual è la caratteristica, o meglio le 2 caratteristiche principali di questo mezzo? È che questo mezzo è
con una trasmissione del tutto particolare, oltre ovviamente a essere fatta in titanio, telaio, tubosella e collarino. La trasmissione è molto innovativa. Marco è stato all'Eurobike qualche anno fa e insieme alla sua concezione di voler fare un mezzo resistente e duraturo e comodo, si è scontrato con la dura realtà, cioè che noi in Italia siamo ancora legati molto al cambio tradizionale, quindi a una trasmissione meccanica con la catena, i pinioni e le cassette, mentre in Nord Europa già da anni si utilizza, e ne abbiamo esempi di viaggiatori incredibili, uno a caso Cycling About, il roll-off più la cinghia. Quello che lui ha introdotto è una trasmissione di questo tipo: roll-off, speed-up e Gates Carbon Drive, quindi cinghia e roll-off. Che cosa permette di fare a una bicicletta questo tipo di trasmissione? Prima di tutto è silenziosissima, quindi quando tu pedali non senti il continuo roteare della catena. Quando tu cambi è molto silenziosa, la cambiata avviene in maniera molto fluida con una leva che è un po' come un acceleratore di un motorino per i 14enni che si riconoscono in questo mondo, e il cambio avviene all'interno perché agisce a bagno d'olio. Quindi a bagno d'olio in un luogo totalmente isolato, stagno, ci sono delle cambiate. Quanti rapporti? 14, da 1 a 14. La cosa bella è che si può cambiare da 1 a 14 o da 14 a 1, tutto in una botta unica. L'importante è fare attenzione nella cambiata perché non bisogna sforzare sulla cinghia. Ma questo avviene anche sulla bicicletta, non è che possiamo fare delle cambiate sforzando al massimo sulla catena. La cosa positiva è che io mi trovo davanti a un muro ed ero con il rapporto più duro, posso andare sul rapporto più agile senza passaggi intermedi, quindi ovviamente c'è chi è capace a farlo con le 10 velocità, con le 11, 12, 13 velocità. In questo caso con le 14 velocità a schermo ti metto a quanto corrisponde di una cambiata classica, perché c'è uno sviluppo metrico anche in questi roll-off speed up, in questo caso 500, e la cambiata avviene in modo molto fluido. Poi che cosa succede di positivo? Non c'è bisogno di fare manutenzione, quindi non ti devi sporcare le mani per mettercele attaccato alla catena, non devi pulirla, basta semplicemente passare dell'acqua quando si sporca un po', al massimo un sapone neutro sulla cinghia, e all'interno non arriva nulla. Quindi tu puoi pedalare sotto la pioggia, puoi pedalare nel fango, puoi pedalare nella sabbia, puoi pedalare nella foresta, puoi pedalare nella tua lavatrice di casa e nulla intaccherà la cambiata. L'unica cosa che può essere intaccata appunto è la cinghia, che si può sporcare, ovviamente si può riempire di fango, come vedi adesso se fai zoomino, vedi che è leggermente sporca, perché io l'ho portata in montagna, l'ho portata a Cecina sulle strade bianche, l'ho portata sulla gravel sul serio che era piena di fango, veramente piena di fango, e l'ho veramente maltrattata, però lei si riempie di fango, basta dare una pulita con un panno, con dell'acqua, una canna dell'acqua, e non c'è quel problema della catena che si inzacchera, si riempie di grasso e tu pulisci, oppure non pulisci, peggio ancora ci metti ancora del grasso e si riempie di schifo fino a quando non si spacca del tutto. In questo caso ovviamente ha le sue debolezze il roll-off, però si parla di una vita di 100.000 chilometri. La cinghia magari dura un po' di meno, però una cinghia non costa tanto e si può cambiare, anzi in viaggio magari può essere consigliabile portarsene una di ricambio, non ti porti un roll-off di ricambio, quindi non c'è tutto quel discorso di forcellini, pignoni, catena di ricambio, pezzi vari, è anche molto più leggero per quanto riguarda il bagaglio, tutto questo mondo della trasmissione. E poi è silenziosa, quindi è veramente molto positiva. Io l'ho trovata davvero molto silenziosa, quasi come non averla, però frulla un sacco perché appunto lo sviluppo metrico è molto interessante. L'ho trovata anche più agile dell'attuale rapporto che ho sulla mia Salsa Fargo. Questa è la caratteristica principale, che poi viene completata da altri pezzi, perché la bici non è fatta solo di telaio e di trasmissione, che adesso vedremo e ti spiego nel dettaglio. Bene, siamo al capitolo delle componenti, perché questa bicicletta è stata concepita come un mezzo comodo e che ti portasse lontano, e quindi per fare una bicicletta comoda, oltre a una geometria che è molto simile a quella della Salsa Fargo, quindi con uno stack molto alto e un reach molto corto, questo rapporto ti fa mantenere la pedalata in una posizione molto elevata e confortevole, in inglese si dice upright. Completano questa
comodità, questo comfort ricercato, ovviamente la sella Brooks C17 che io ho già sperimentato, testato e amato sulla salsa Fargo, ma soprattutto una grande scoperta per il sottoscritto, il Surly Moloko manubrio, che permette di avere una presa molto larga e quindi di molto controllo, soprattutto sugli sterrati tecnici, che però puoi mantenere non solo nel tecnico come una presa bassa di un V-Chipper, tu puoi tenere anche per tantissimi chilometri. Poi se ti stufi c'è anche una presa aerodinamica sui cornini qua davanti, oppure c'è una presa anche qua davanti, poi volendo si va più avanti, ma tutta questa zona qua del cockpit può essere anche personalizzata con tutti accessori. Io ci ho messo il GPS e una luce. Poi ovviamente c'è chi ci può mettere anche lo spot in reach, c'è chi ci mette altri cazzilli vari, però comunque il Moloko permette almeno 3 prese, diciamo, la più comoda delle quali è quella larga, che sembra di essere su un manubrio da mountain bike largo che fa provincia proprio. Quindi è veramente veramente molto comodo. La presa sui freni ovviamente è molto comoda, perché ci sono delle leve classiche, non ci sono le leve quelle dei manubri gravel o manubri drop pronunciati. Quindi anche molto reattivi, tu hai le dita lì pronte e freni. In questo caso i freni sono di qualità, parliamo degli Optec 4 a 2 pistoni, sia davanti che dietro, freni a disco 160 mm, super reattivi da mountain bike praticamente, da buttarsi giù dai sentieri, fare dell'enduro. Uno potrebbe dire sono addirittura fin troppo, perché sono potentissimi, si potrebbero scegliere anche dei Magura, si potrebbero scegliere anche altre tipologie di freni. Comunque questa bicicletta è stata pensata per essere di alta gamma, di top di gamma come componentistica, quindi abbiamo detto sella Brooks C17, Surly Moloko, freni Optec 4 2 pistoncini, poi abbiamo tantissime altre componenti Op, quindi tutta la parte dello sterzo Thompson e Op. Abbiamo una forcella in carbonio Envy Mountain Boost, che è molto comoda, aiuta ovviamente il carbonio ad assorbire le vibrazioni e insieme al titanio fa un lavorone incredibile che le spalle, le scapole, le braccia e i polsi ringraziano, perché le vibrazioni non vengono prese. In questo caso io alla forcella ho montato il supporto per le borse da forcella Givi, dopo la vedremo anche allestita da bikepacking. Poi ci spostiamo nella zona centrale, movimento centrale T47, pedivelle Op ricavate dal pieno, pedali Shimano, sia flat che con SPD. Passiamo invece dietro e abbiamo tutta la parte della trasmissione, in questo caso quick release dietro, perno passante davanti, anche se poi sarà possibile avere anche il perno passante dietro nelle altre configurazioni. Arriviamo a quello che per me, e così facciamo anche il passaggio al punto successivo dei pro e dei contro, passiamo a quello che per me è un po' punto dolente in questo montaggio, perché poi in realtà è come è stata concepita questa specifica bicicletta che vedi qua, ma quella che sta già facendo Marco nuova non lo fa più così. Questi cerchi e queste ruote. Questi cerchi sono dei Ride Andra 40 che reggono anche dei pesi assurdi, te lo metto a schermo, e queste ruote sono Schwalbe G1 Overland con 28x2, con una tassellatura diciamo un po' inesistente per quello che vorrei fare io, ed è questo il contro che ho trovato. Se proprio bisogna andare a trovare dei difetti di questa bicicletta, spoiler, ce ne sono pochissimi. Questo basta, finito, che si cambiano i cerchi, si cambiano le ruote, hai eliminato qualsiasi difetto da questo mezzo. Queste ruote, questi cerchi non permettono di essere tubeless, quindi in questo caso non si possono fare tubeless. Io sono un po' abituato al tubeless e quindi vado un po' in panico con la camera d'aria, nonostante queste G1 abbiano la copertura rinforzata, la camera d'aria all'interno è rinforzata, non ho mai forato. In 1000 km non ho mai forato, l'ho portata anche sulle rocce eccetera, quindi mi dovrei un po' ricredere io, però sono abituato al tubeless e avrei voluto utilizzare un copertone con una tassellatura un po' più pronunciata per poterla portare su dei sentieri un po' belli grassi, un po' belli aggressivi. Così l'ho portata comunque su degli sterrati compatti, sugli sterrati estremi oppure in condizioni di fango, di tanta acqua, un po' sentivo che si andava a perdere il contatto, ma perché appunto la tassellatura è quella che è, e questo è l'unico difetto che io posso trovare di questa bici. Se vogliamo trovarne un altro proprio per questa bici specifica, perché appunto Marco nelle altre non lo farà più, la lunghezza dei cavi del freno. I cavi del freno sono stati tenuti molto lunghi, forse troppo, e
non abbastanza da poter mettere una borsa manubrio, quindi in questo caso non abbiamo potuto mettere la borsa manubrio e testarla con la borsa manubrio, però in realtà il Surlimo Loco, quanti viaggiano con il Surlimo Loco e ci mettono fior di borse sotto, quindi in realtà i cavi sì, potevano essere schiacciati, però non volevamo schiacciarli. Quindi in questo caso non abbiamo messo la borsa manubrio ed è l'altro difetto che però eliminiamo nel momento in cui assembliamo la bicicletta e possiamo o accorciarli, quindi stanno più vicini al manubrio, oppure molto larghi e quindi accolgono all'interno una borsa manubrio. Questo è ciò che compone questa bicicletta, poi tutto quello che si vuole mettere in più, le borse, le luci, i GPS, si può mettere tutto quello che si vuole a questo manubrio. In questo caso vedi già una borsina che è stata fissata. Abbiamo detto che è stata pensata per il gravel, che è stata pensata per i lunghi viaggi, e è proprio qui che io la vedo performante, cioè io l'ho portata in montagna per fare dei piccoli giri e mi sono trovato molto bene, perché sulle salite riesco a cambiare con movimento fluido, riesco a frullare come un disperato, perché io, sapete bene, non sono in forma, quindi non sono un pedalatore con la gamba, però ringrazio quando ho tanti rapporti a disposizione. In questo caso devo veramente ringraziare, perché ce ne sono un'infinità, addirittura arrivi a un certo punto che dici basta, e invece ce n'è ancora, quindi 14 rapporti sono tantissimi, e anche con un range molto ampio, perché poi se io vado in discesa o in piano, voglio andare veloce, posso andare con dei rilanci belli scattanti. E infatti Marco ha pedalato sul Veneto Trail e ha fatto sia dei pezzi di sterrato bello tosto, ma anche dove voleva andare molto veloce e scattare. Lui aveva tra l'altro la configurazione con cerchi tubeless ready e delle Mezcal 29x225 ed è andato alla grande, molto più leggero, molto più scattante, e quindi ha affrontato il Veneto Trail, questa bicicletta. Ovviamente la sua non è in taglia S come questa, ma in taglia L, perché lui è alto 7,5 metri. Poi è stata pensata ovviamente per lunghi viaggi dove si sta in sella anche 8-10 ore, e io questa ce la vedo proprio tanto, perché la comodità della posizione che tu puoi tenere per tanto tempo, la pedalata agile e fluida, la possibilità di divertirsi anche un po', di scattare. Poi ovviamente la geometria è quella di una mountain bike, come la Salsa Fargo, diciamo, quindi molto slooping, permette di essere montata in bikepacking ma anche con dei portapacchi e il cicloturismo di conseguenza, e quindi è molto versatile. Infatti io ho voluto riassumere questa bicicletta, questo mezzo, con 3 parole. Silenziosa, abbiamo già detto perché, roll off e cinghia super silenziosi. Comoda, rapporto stack e reach, sella, manubrio e possibilità di stare in sella molte ore, e poi versatile sia dal punto di vista degli agenti atmosferici con cui io voglio pedalare, dei terreni su cui io voglio pedalare e dell'assetto che io voglio montare. Borse, portapacchi o bikepacking. Poi ovviamente, così come viene venduto il setup di questo tipo, che è come è stata pensata Selknam Cycle Schalpen, può essere invece anche solo venduto il telaio e uno se l'assembla come vuole, andando lontano dalla filosofia magari di come è stata pensata inizialmente. Però comunque è un buonissimo telaio, esteticamente è una figata pazzesca. Se volete vederla da vicino, dal vivo, è spettacolare perché le saldature sono estetiche, la grandezza dei tubi è diversa, non sono tutti uguali ma sono tapered, come dicevo io qualche anno fa, cioè sono di forma conica, questo in un senso e l'altro nell'altro, quindi c'è un'armonia di fondo. Il tubo obliquo è bello grosso, bello tozzo. Il titanio, abbiamo detto, è una lega di titanio con anche vanadio e alluminio. La tubazione è a triplo spessore, quindi esattamente come viene fatto a triplo spessore anche dell'acciaio, viene fatto anche questo titanio, che è una chicca. Come ultima cosa che voglio raccontarti, i setup con cui viene distribuita, con cui viene venduta. Intanto abbiamo fatto una serata da Upcycle a Pogliano Milanese, dove è stata guardata, osservata, abbiamo posto delle domande a Marco, ci ha risposto e ha esaudito ogni nostro interrogativo su questo mezzo. Sono state fatte delle domande molto interessanti e proprio a Upcycle tu la puoi trovare, la puoi vedere e la puoi anche provare. Proprio questo mezzo specifico, io adesso sono appunto con le lacrime agli occhi perché devo separarmi per sempre, chissà, da questo mezzo, però tu la puoi provare, puoi andare da loro, la puoi provare. Come viene distribuita questa bicicletta? Come la puoi acquistare? 5 assetti disponibili. Il primo è proprio quello come la vedi, quindi completa,
assettata completa, telaio, tubosella, collarino, roll-off e Gates Carbon Drive e tutta questa componentistica. Secondo assetto disponibile, roll-off e non cinghia ma roll-off e catena, quindi con una catena classica. Terzo assetto e anche quarto, senza il roll-off ma con una trasmissione classica, con un cambio meccanico o con un cambio elettronico. Queste sono due tipologie di allestimenti. Quinto assetto, quello forse che verrà richiesto di più, immagino, perché magari c'è più desiderio di personalizzarla, il solo telaio, perché Marco è disponibile a vendere anche solo il telaio. La composizione frameset comprende il telaio, forcella in carbonio, il movimento centrale, il tubosella, il collarino. Questi sono i componenti. Dopodiché tu puoi aggiungere il manubrio, perché magari questo non ti piace, vuoi aggiungere una sella diversa, vuoi fare i cerchi tuoi, vuoi fare la trasmissione tua, liberissimo, liberissima. Lascia però che ti dica che questo è un mezzo super potente, è un mezzo che io l'ho provato per poco tempo, però l'avrei voluto portare in viaggio, su grandi viaggi, su lunghi viaggi, cioè proprio quando io pedalavo dietro casa in un parco, in una stradina gravel, su una ciclabile con questa bicicletta, mi vedevo pedalare per la Patagonia, mi vedevo pedalare per l'Islanda, mi vedevo pedalare per il sud-est asiatico, cioè io immagino questi mezzi per compiere dei lunghi viaggi anche a pieno carico, perché con le giuste accortezze, come per esempio dei cerchi che reggono grande peso, io non fatico a vedere un cicloviaggiatore o una cicloviaggiatrice come Pedalando Liberi Francesco, che sta girando per l'Europa, un progetto di 3 anni, o chi pensa a fare viaggi di più anni in giro per il mondo. È un mezzo comodo, è un mezzo sicuro, è un mezzo silenzioso, è un mezzo versatile. L'abbiamo già detto in tantissime salse, con le giuste accortezze. Ovviamente ti stai portando dietro del titanio, quindi bisogna anche prendere dei catenacci molto importanti o andare in dei paesi più civilizzati dell'Italia, diciamo, perché faccio fatica a vederla viaggiare per l'Italia, ecco, perché lì non c'è antifurto che tenga. Infatti sono stato molto attento all'aspetto sicurezza. Molte volte Marco mi diceva: ma perché non la stai usando per andare in giro per Milano? Ecco, no Marco, mi spiace, ma non l'ho usata perché volevo farla vedere al mondo e non volevo che qualcuno se la portasse via, purtroppo. Ma non entriamo nel campo della polemica sulla sicurezza. Magari faremo qualche video approfondito su queste misure delle biciclette, lo stack, il reach, le caratteristiche che deve avere una bici da viaggio, chi lo sa, perché avendo visto la Salsa Fargo, avendo visto questa e avendone anche conosciute tante altre, magari non provate direttamente, però possiamo parlare di quali sono le misure di una bicicletta da considerare per parlare di bici da viaggio, materiali e quant'altro. Intanto io ti lascio con i social di Selknam Cycle, il sito di Selknam Cycle. Se ti è piaciuto questo video, come sempre, un commentino tattico e un like, una condivisione, perché chi lo sa. Vai a seguire Marco, segui le prossime date perché lui farà delle serate in cui presenterà questo mezzo. Io a malincuore devo salutare, tornerò con il culo sulla Salsa Fargo per pedalare in giro per il mondo, ma chissà che in futuro non ci siano anche novità con questo mezzo. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto grazie per aver seguito questo lunghissimo video recensione. Se hai delle domande, ti prego, faccele a me e a Marco sotto questo video nei commenti, fai esplodere i commenti, e anche sul sito di Marco c'è anche un modulo per contattarlo direttamente. Lui è super volenteroso e ti spiegherà nei minimi dettagli, anche un po' più tecnici rispetto a me, come è stata concepita questa bicicletta e quanto cuore c'è dietro questa bicicletta, oltre che mente, c'è tanto cuore. Quindi io gli auguro veramente tanta fortuna e auguro a te di poterla provare prima o poi. Grazie per aver seguito. Ci vediamo al prossimo video come sempre da questo studio o da in giro per il mondo. Alla prossima. Ciao, esco come me ne sono entrato. Adios.